mercato azionario americano, quello su cui si basano i risparmi pensionistici di milioni di persone, i fondi indicizzati, il futuro finanziario di intere famiglie, si regge su una storia che potrebbe star per finire. E questa non è la prima volta che accade. Durante la bolla .com di fine anni 90, il mercato si reggeva su una storia simile. Ma quello che sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale è molto, molto più grande. Parliamo di multipli più grandi, parliamo di soldi più grandi e quindi una caduta potenzialmente più grande. E la cosa più interessante è che a far scoppiare questa bolla potrebbe essere proprio la Cina. Come? Lo vediamo insieme nel video di oggi, punto per punto, con i dati. Sì, perché ho già parlato in diversi video passati della potenziale bolla AI, tipo in questo video qua, uno degli ultimi usciti sul tema. Se ancora non l'hai visto ti lascio il link qua sotto per andare a vederlo. In molti mi hanno criticato dicendo che non capisco che l'AI è un qualcosa di trasformativo, è un qualcosa che veramente cambierà tutto. Lo capisco. Io l'AI la utilizzo tutti i giorni nelle mie attività. Comprendo quanto sia potente, però non sono cieco di fronte ai dati. E quei numeri dicono qualcosa sul breve termine che non piace ed è il motivo per cui la maggior parte di persone si mette il prosciutto davanti agli occhi e non vuole guardare. E sul lungo periodo sono convinto anch'io che l'AI sarà incredibile, rivoluzionerà un sacco di cose. Sì, ma sul breve termine, ci sono un sacco di cose da aggiustare e un sacco di cose da comprendere e soprattutto di numeri da guardare, perché i dati parlano chiaro. E in questo video ti mostro tutta una serie di dati che quelle persone là fuori, che quando effettivamente la cosa si sgonfierà, saranno lì a dire ma perché non l'ho visto prima? Quindi ho parlato di una storia che tiene in piedi tutto. Partiamo quindi dall'inizio di questa storia, perché capire quello che ti sto per mostrare in questo video richiede di comprendere a fondo una cosa, una singola cosa. Il mercato azionario americano di oggi vale quel che vale perché gli investitori credono in una semplice narrativa. Le aziende americane faranno trillion di dollari. E questo grazie ai profitti generati dall'intelligenza artificiale. Il mondo non avrà scelta se usare o meno la loro tecnologia, saranno obbligati ad utilizzarla. Questa è la storia che si narra. Questa è la storia a cui crede chi sta investendo pesantemente in AI. Questo è quello che tiene sulle valutazioni di Apple, di Microsoft, di Google, di Meta, di Amazon, di Nvidia. Questo è il motivo per cui il Nasdaq è ai massimi storici. Bene, poi arriva però il 12 giugno. Quel giorno viene inviata una lettera a una società di San Francisco. Il mittente è Howard Lutnick, cioè il segretario del commercio degli Stati Uniti. E in poche ore i modelli AI più avanzati al mondo vengono spenti per tutti i cittadini stranieri. Non solo i cinesi, Francia, Germania, Giappone, persino i dipendenti di Anthropic, i creatori di Claude, che non erano cittadini americani, vengono letteralmente esclusi dai propri sistemi di lavoro. 4 giorni dopo quella lettera, la Francia licenzia Palantir. E il primo ministro francese dice testualmente: non possiamo dipendere da partner capaci di chiudere il rubinetto. La Germania aveva già abbandonato ormai da tempo i suoi contratti. La Spagna dice alle sue aziende di smettere di creare e cercare nuovi accordi. Stessa cosa la Gran Bretagna. Perché? Perché il mondo ha scoperto oggi di avere un'alternativa. E quell'alternativa costa 7 volte e mezzo in meno rispetto a quella americana. Perché mentre gli Stati Uniti spendono $1 trillion all'anno in intelligenza artificiale, quindi il 3% dell'economia americana, la Cina spende una frazione minima di quella cifra e offre soluzioni AI praticamente competitive, quasi a livello delle AI americane più avanzate. Ed è qui che inizia la nostra vera storia di oggi. La Cina sta facendo pressione su una crepa nel mondo AI e quella crepa è la fiducia. Nessuno si fida dell'AI. E non me lo sono inventato io, lo dice Alex Karp, il CEO di Palantir. Cioè la società che lavora con l'agenzia governativa statunitense e praticamente la maggior parte di altre agenzie governative là fuori nel mondo. Una delle realtà più conosciute e più grosse nel mondo dell'AI. Chi possiede i dati? Dove sono memorizzati? I prompt sono sicuri? Ti vengono trasferiti? Ti stanno compensando? Ok, se fosse così prezioso, diciamo che potrei farti guadagnare $1 miliardo proprio domani. Non direi che ti farò guadagnare $1 miliardo, ne voglio il 30%. Perché fanno pagare i token se sono così preziosi? Il problema, secondo Karp, è il modello di pagamento. Quando vai da un avvocato, paghi per vincere la tua causa. Quando assumi un idraulico, paghi per risolvere un guasto. Quando cerchi un consulente finanziario, paghi ancora una volta per guadagnare più soldi. Insomma, paghi per un risultato. E quel risultato, in genere, è misurabile. Capisci se perdi ancora acqua, capisci se hai perso o meno la causa, e capisci se hai guadagnato o perso soldi. Bene, l'AI non funziona così. L'AI non ti fa pagare per un risultato. L'AI ti fa pagare un token, cioè ti fa pagare per parole. Parole che hai usato, quindi parole che l'AI legge e parole con cui ti risponde. Quindi che la risposta sia utile o inutile, tu comunque paghi. Non stai pagando per un risultato, stai pagando per delle informazioni. E questo indipendentemente che quelle informazioni siano utili o meno, indipendentemente che siano reali o fasulle. Ed è qui che Karp fa la domanda giusta. Se l'AI vale davvero ciò che promette, allora perché non ci fanno pagare in base al risultato, quindi in base a come funziona, piuttosto che a quante parole utilizza per analizzare la nostra situazione o per risponderci? E la risposta è semplice: non possono farlo. Perché? Perché i modelli allucinano.
cioè inventano informazioni. E sono sicuro che ti sia capitato anche a te utilizzando l'AI che a un certo punto sbabbiano e iniziano a raccontare o dire cose che non hanno alcun criterio, non solo logico, ma nessuna informazione fondata trovabile sul web. E ancora oggi gli analisti non hanno idea del perché questo succeda. Ed è proprio questo che gli fa mettere il banner: attenzione, le informazioni di queste AI non sempre sono veritiere. Ma ragazzi miei, stiamo investendo massicciamente su un qualcosa che tecnicamente dovrebbe trasformare, e mi rendo conto che siamo ancora in una fase iniziale, però si sta investendo, e i multipli dati ci dicono che si sta investendo come se fosse già un'industria che fattura miliardi, però si sta investendo su qualcosa che è ancora estremamente agli albori, che non metto in dubbio che in futuro sarà incredibile, ma oggi, e per un po' di tempo probabilmente, i dati raccontano qualcos'altro. E se non ti puoi fidare effettivamente delle risposte, allora come fa un business ad affidarsi e quindi implementare l'AI per lavori e per un'esecuzione migliore del proprio business? Quindi come fa a questo punto l'AI ad avere quell'impatto enorme che tutti stanno prezzando sui mercati, almeno nel breve termine? E su questo ci torniamo tra pochissimo. Prima c'è un altro dato importante da analizzare: il fatto che l'AI oggi sta letteralmente rubando il tuo vantaggio competitivo. Immagina di essere l'amministratore delegato di una grossa società. Quest'anno hai speso 50 milioni, 60 milioni in AI. Il consiglio di amministrazione, ora immagina siete tutti lì belli seduti in quelle tavolate enormi che si vedono nei film americani, con la tua bella lavagnetta, con la tua bella giacca e cravatta, e il consiglio di amministrazione ti dice: qual è stato il ritorno sull'investimento in AI? Tu rispondi: non lo so. Perché questo è esattamente il problema. Ed è l'esatto problema che la maggior parte di aziende là fuori che implementano AI oggi ha. Stanno pagando abbonamenti milionari per una tecnologia di cui non si riesce ancora a misurare l'impatto reale nelle società. Non ci sono tantissime metriche che possono essere effettivamente misurabili, risultati tangibili che sai per certo essere arrivati dall'AI. Ci sono consigli, ci sono suggerimenti, ci sono informazioni, ma chi mi dice che sono quelle informazioni che mi hanno dato un risultato X o Y piuttosto che l'esecuzione, piuttosto il chi ha eseguito quella roba lì? E c'è di peggio, c'è molto di peggio. E probabilmente l'elemento più importante che frena tantissime aziende a utilizzare e implementare effettivamente l'AI. Vedi, quando la tua azienda utilizza questi modelli AI, e parlo di quelli online, quelli classici che usiamo un po' tutti, bene, i tuoi dati ci passano dentro. Quando la tua azienda utilizza un modello, un'AI, mettiamo per esempio questa AI qua è ChatGPT, ne dico una che si conosce bene o male tutti. Tu devi addestrare questa AI, perché per avere un output devi dargli un input. Che input gli diamo? Gli diamo dei dati aziendali. Quindi gli vado a dare tutti i miei dati aziendali, vado a sviscerare il mio intero business a questa azienda per poter dare e ricevere da lei più che altro. Esempio, se la voglio utilizzare per il marketing, mi serve ottimizzarla per la comunicazione, quindi dovrò dirgli tutti i miei segreti di comunicazione. Per addestrarla su processi che voglio automatizzare nella mia azienda, devo per forza spiegargli come li ho implementati, migliorati. Quindi sostanzialmente tutti i miei processi, tutti i miei segreti industriali. Quello che ci rende effettivamente profittevoli oggi è quello che Karp chiama l'alfa della tua azienda, cioè l'alfa della tua azienda viene letteralmente dato in pasto a delle AI. E cosa succede quando il provider di queste AI, quindi quando l'azienda che ti ha fornito questa AI, impara dal tuo business? Semplice, diventa tuo competitor. Quando tu vai a caricare i tuoi dati, questi dati vengono utilizzati di fatto per creare un tuo potenziale competitor, che non vuol dire che OpenAI, l'azienda che ti ha emesso, necessariamente li utilizza per creare un tuo competitor. No, vuol dire che però quei dati vengono immagazzinati per migliorare il modello, e quindi una seconda azienda che arriva probabilmente riceverà informazioni che derivano anche dal tuo business più da tutti gli altri business, andando di fatto a generare un tuo potenziale competitor. Ma ti dico che in questo paese, in ogni singola impresa con cui ho a che fare, queste persone sono furiose, dicono: sto pagando per dei token che non creano alcun valore. Queste persone stanno rubando i pesi e l'alfa della mia attività e stanno creando una tassa sul patrimonio che non aiuta i poveri. Punisce solo i miliardari. Ogni singola persona seduta a questo tavolo pagherà una tassa sul patrimonio solo per punirci. Questo è uno dei motivi per cui le grosse aziende non si fidano ancora pienamente dell'AI. E se pensi che io stia dicendo cazzate, devi sapere che Anthropic, il modello di Claude, ha lanciato un programma di design chiamato Claude Design. Cosa c'è di male? Nulla, se non fosse che proprio in quel periodo in cui ha lanciato Claude Design aveva una partnership attiva con Figma, che è una società di design, e il CEO stesso di Figma ha dichiarato pubblicamente di essere rimasto scioccato. Cioè praticamente mentre Figma pagava Anthropic utilizzava e pagava per utilizzarla e caricava le sue informazioni qua, quelle informazioni sono confluite in Claude Design, che è diventato un competitor di Figma. Cioè tecnicamente Figma ha pagato per creare un competitor, e tecnicamente un competitor più efficiente essendo AI. Quanto è folle questa cosa? Stai pagando letteralmente qualcuno milioni se non miliardi di euro e lo stai usando letteralmente per addestrare il tuo sostituto. È folle.
E ancora, arriviamo a un altro problema, e il problema è quello della scalabilità. No, la AI scala. Ok, allora vediamo un paio di dati. Prima di tutto, il mondo software è sempre stato ad oggi il modello di business migliore, il miglior business a livello scalabilità. Perché? Perché una volta costruisci il tuo prodotto, pensiamo per esempio Excel, quindi questo qua, Excel, tu lo crei una volta sola e lo puoi vendere in licenza infinite volte. Questo è quello che permette sostanzialmente a Microsoft di crescere, di espandersi e la maggior parte di altre software company. Di fatto che tu venda questo software, questa app, questo progetto ad una persona, a 2 persone, a 3 persone, a 10 persone o a infinite persone, non cambia assolutamente il tuo sforzo iniziale, se non a livello computazionale, d'accordo, risorse e cose varie, però di base lo sforzo per generare qualcosa di nuovo, quindi lo sforzo generativo, l'hai fatto una volta sola e poi l'hai venduto n volte, infinite volte. Questo ti permette di fare tonnellate di utili ed è il motivo per cui le software company tendenzialmente hanno dei costi relativamente bassi ma dei margini molto alti, perché i costi riesci a tenerli relativamente fissi mentre i ricavi crescono e si crea un gap. E il gap è questo: man mano che cresce la linea, questa qua è la linea dei costi, inizialmente hai ovviamente più costi, quindi tu avrai più costi che entrate, a un certo punto inizierai ad andare a break even e poi a un certo punto, tac, salirà esponenziale, mentre i costi continuano a rimanere tendenzialmente in crescita perché magari ti servono server per gestire, per spingere, per crescere tutto il resto, altrimenti se sei veramente un software tipo un'app che carichi sul Play Store fine della fiera senza grossi problemi, hai costi relativamente bassi o una pendenza veramente minima, beh a un certo punto però quando rientri l'investimento e inizi a vendere a più persone quel software o licenza, quello che vuoi, bene, si crea un gap. Questo gap qua, quindi questa parte centrale qua in mezzo, questo è il profitto. Questo è ciò che ha reso le compagnie tech oggi profittevoli. Beh, l'AI ha rotto questo modello, contrariamente a quanto le persone pensino. Perché le persone pensano che l'AI sia ultra scalabile, ma non è proprio così. Perché ogni volta che fai una domanda a ChatGPT sta bruciando energia per elaborare e per rispondere. Sta bruciando chip, sta bruciando risorse, consuma elettricità, quindi è logora i chip che prima o poi dovranno essere cambiati. Più utenti hai, più i costi salgono, euro dopo euro. OpenAI ha bruciato 20,9 miliardi di dollari nel 2025, questi sono i dati finanziari di revisione riportati dall'FT e dall'Escon. Il problema con queste aziende è che i loro margini stanno peggiorando e in realtà i loro costi aumentano in modo lineare, con i ricavi in modo però lineare. Mentre nel caso software abbiamo i costi che iniziano pian piano a salire e poi ci sono dei costi di mantenimento comunque che tendono a salire se aumenta la massa di persone e poi c'è l'investimento, a un certo punto va a break even e poi si apre questa roba qui. Nel caso dell'AI invece abbiamo i costi che salgono e parallelamente i ricavi. Questo gap non si crea tendenzialmente, attenzione, qui parlo in generale. Poi ci sono casi specifici, casi d'uso particolari, ok. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'AI oggi è come un ristorante, non è come una software company. Non ha la scalabilità attualmente di una software company, ma funziona come un ristorante. Un ristorante per ogni piatto che tira fuori ha un costo. E quel costo è di materiale, di che cosa ci metti dentro, dello chef che lo cucina e tutto il resto. Ogni persona che arriva ti chiede un piatto diverso, ma all'interno di un menù. Quindi un minimo di calcolo sui costi riesci a farlo. Come scali un ristorante? Beh, per scalare un ristorante devi necessariamente fare più piatti. Quindi più piatti fai, più persone servi, più quel ristorante diventa scalabile. Più crescono i guadagni, ma più crescono i guadagni, più crescono anche, ovviamente, i costi. Quindi crescono i costi, ma crescono anche i guadagni. Il ristorante è scalabile su larga scala, sì, apri un franchising, apri 3.853 ristoranti, fai un sacco di piatti e va bene, cresci, d'accordo. Sì, ma non è comunque una software company. Un ristorante è un ristorante. L'AI oggi genera risposte per ciascun utente. Ogni utente che va lì a scrivergli il suo problema, l'AI va a generargli una risposta ad hoc. E questa risposta consuma energia, quindi ha un costo esattamente come un piatto di un ristorante. Non è una risposta, come nel caso delle software company, dove io genero una risposta e quella risposta la servo a tutti. No, qui si tratta di rigenerare e rigenerare e rigenerare e rigenerare di continuo nuove risposte. E queste risposte ogni volta consumano energia. Quindi vediamo questi dati, questi fantomatici dati. Bene, nel 2025 OpenAI, chiamiamola OAI per comodità, ha bruciato 20,9 miliardi di dollari. Questi sono stati i costi in un solo anno. non ci sono prove che possano migliorare i loro margini, nessuna quantità di silicio specialistico o presunti Vera Rubins abbasserà questi costi. E ora siamo a un punto in cui OpenAI sta potenzialmente posticipando la sua IPO 2027 perché non è riuscita a ottenere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari. È chiaro che le persone stanno iniziando a rendersi conto del problema dell'intelligenza artificiale generativa, che in realtà non ha un vero e proprio business. E che cosa ci dice l'analisi dei conti? Beh, che i costi crescono linearmente con i ricavi. Le due linee salgono insieme, quel gap non si apre mai. Per 25 anni gli investitori hanno imparato a essere pazienti,
hanno imparato che perdono soldi adesso, nel breve termine, ma su larga scala, nel lungo termine, i margini migliorano. Quando il business scala, esplodono le vendite, esplodono i profitti e quindi tu rientri dei soldi investiti più interessi enormi. Questo è il copione di Amazon, questo è il copione di Netflix, questo è il copione di tutte le aziende fino ad oggi. Con la I però non funziona così, perché ogni nuovo modello che tu produci non costa meno del precedente, ma costa di più. E non solo costa di più in termini energetici, ma costa di più anche a livello di sviluppo generarlo. Quindi paradossalmente nel lungo termine, quando tu vai a scala con un qualsiasi business, riesci ad abbattere i costi, perché un conto se ti fai produrre una di queste pennette qua, allora hai X costi, ma se tu ne devi produrre 1 milione, allora i costi per forza di cose si riducono, e questo lo sa chiunque, sia che faccia impresa sia che non lo faccia. Nel caso della I, è il contrario. Man mano che vai su larga scala, i costi aumentano, perché devi gestire molta più energia, molti più data center, molti più chip, e molte più richieste alle persone, su modelli sempre più avanzati che ti costano progressivamente più energia, perché più sono intelligenti, più consumano energia. Di conseguenza, più tecnicamente dovresti far pagare l'utente finale, ma non puoi far pagare l'utente finale con un modello base di ChatGPT 20 euro al mese e quello pro lo fai pagare 2000 euro al mese. Cioè, tecnicamente sì, magari in certi casi lo puoi fare con dei top tier che cavolo ne so, però di base questa crescita, ed è qua che voglio ripuntare di nuovo l'attenzione, questa crescita tende a essere lineare con quelli che sono i costi, non esponenziale come una qualsiasi software company a cui siamo stati abituati fino ad oggi. E magari mi sbaglio io, magari non sono troppo sul pezzo, però a livello imprenditoriale questi sono i dati che sto leggendo e i dati mi stanno dicendo questo oggi. E il mercato ora inizia ad accorgersene. Infatti OpenAI ha reinviato la sua IPO al 2027 perché oggi riusciva a ottenere una valutazione di 1.000 miliardi. E direi che questo è un messaggio chiarissimo. Poi abbiamo tutta la branca dei soldi io chiamo inventati. Perché? Ti porto un esempio concreto. Oracle sta costruendo 7.1 gigawatt di capacità dati. 7.1 gigawatt per un solo cliente. Sai chi è? OpenAI. Oracle è particolarmente spaventosa perché sta costruendo 7.1 gigawatt di capacità per un solo cliente e hanno persino affermato nel loro rapporto annuale che il rischio era che non venissero pagati. OpenAI perde solo denaro e credo di stimare che si tratti di circa 75 miliardi di dollari di fatturato annuo che dovranno pagare per l'intero progetto del data center Stargate in ricavi di elaborazione annuali. OpenAI non può permetterselo e se non può permettersi di ripagare quelle bollette, le azioni Oracle saranno a rischio insieme ai prestiti su margine che signora ritiene. È davvero pericoloso. E Oracle ha scritto nero su bianco nel suo report annuale in modo esplicito che c'è il rischio di non essere pagati. Quindi stiamo pagando l'equivalente di diverse centrali nucleari per una società che a oggi ha perso 20 miliardi in sviluppo, per carità, ma comunque l'anno scorso ha perso 20 miliardi e non si sa se riuscirà a pagare abbastanza o ripagare in toto questi 7.1 gigawatt che Oracle sta costruendo. E poi c'è un'altra società, Nvidia. Penso che aziende come Core, e in particolare Nebius, Iron e Cypher Mining, e tutte loro, Terrorwolf come sono tutte molto simili, sono fondamentalmente delle derivazioni e sono sussidiarie delle derivazioni. E secondo le informazioni, Nvidia ora pagherà loro per noleggiare le loro GPU quando le installeranno nel data center. Questa è una cosa che accade solo in un settore senza una domanda diversificata e reale. Nvidia che vende i suoi chip a piccole società cloud, come per esempio Neo Cloud. Queste società prendono in prestito miliardi di dollari per comprare chip Nvidia. Quindi queste società prendono in prestito miliardi di dollari con cui comprano chip Nvidia, che li servono per crescere ovviamente. Poi che cosa fa Nvidia? Li riaffitta. Quindi loro prendono i chip e poi Nvidia glieli riaffitta. È un po' come se tu andassi da un concessionario d'auto, ti fai prestare i soldi da questo concessionario per comprare la macchina. Poi quello stesso concessionario ti paga per avere quella macchina da usare nel weekend. E registra tutto nero su bianco come domanda di mercato. Non so se è chiaro l'esempio, perché forse non è chiaro. Io vado da un concessionario e gli chiedo di darmi dei soldi. Il concessionario mi dà dei soldi. Io questi soldi li utilizzo, quindi pago, per comprare una macchina. Questa qua. Poi il concessionario mi paga altri soldi per poter utilizzare questa macchina nel weekend. E io vado a registrare tutto come domanda di mercato. E c'è un nome che noi imprenditori diamo a questa roba qui, a questa pratica. E la chiamiamo non ci sono abbastanza clienti veri. E in tutto questo arriviamo a un altro dato, un dato cruciale. Guarda bene qua. USA 764 miliardi di dollari, cioè il 3% della sua economia. Dall'altra parte c'è la Cina, 102 miliardi di dollari, cioè lo 0,6% della sua economia. Questo è il punto centrale. Gli Stati Uniti oggi spendono 764 miliardi di dollari l'anno in AI. Il prossimo anno probabilmente questa cifra salirà a 1 trillion. La Cina ne spende a malapena 102, cioè uno 0,6% della sua economia, non un 3%. Quindi gli USA stanno letteralmente spendendo 10 volte di più rispetto alla Cina. Eppure uno sviluppatore ha dato di recente lo stesso identico compito a 2 modelli AI.
uno cinese, GLM, totalmente open source, e uno americano, Claude Opus di Anthropic, cioè uno dei migliori modelli americani sul mercato attualmente. Stesso compito, stesso tempo, circa 5 minuti e mezzo per completare, in entrambi i casi. Risultato, entrambi hanno completato il compito, ma con una differenza sostanziale. Il modello americano ha speso $2.33 per completare quel lavoro. Quello invece cinese a malapena 31 centesimi, cioè 7 volte e mezzo più economico rispetto a quello americano. E questo non è un test isolato. Quello che stai vedendo qua è l'Artificial Analysis Intelligence Index, cioè il ranking ufficiale di tutti i modelli AI del mondo. E in cima, come puoi vedere, il miglior modello americano, quello con punteggio 60, è quello più intelligente, considerato il più intelligente. GLM, quello cinese, ha un punteggio di 51, quindi più basso, sì, però guarda bene questa classifica. DeepSeek, Qwen, Kimi, Minimax, non sono in cima alla classifica, non sono i più intelligenti, d'accordo, ma sono comunque ovunque. Dominano letteralmente tutta la fascia media, tutta la parte centrale, stanno attaccati a quelli americani. Gli USA, ok, hanno la AI più intelligente, ma la domanda che si pone qualsiasi azienda è: ma io ho veramente bisogno di questa AI ultra intelligente nella mia azienda per rispondere alle mail dei clienti? O fare qualche reel per pubblicizzare dei miei prodotti online? O scrivere qualche contenuto di marketing, qualche articolo blog, creare qualche video? O fare tutte quelle task che tecnicamente possono essere sostituite e che rendono effettivamente poi scalabile un'azienda che implementa l'AI? Perché è questo che oggi fanno la maggior parte delle aziende con l'AI. Ovviamente non vanno a spifferarli tutti i loro segreti, perché sanno che questi modelli utilizzano i loro segreti, i loro dati per addestrarsi e quindi potenzialmente creare i loro competitor, come abbiamo visto poco fa. Quindi li utilizzano per mansioni più semplici, più accessibili, ma che contemporaneamente li costerebbero soldi, fatica e tempo, con personale che può essere tecnicamente sostituito, in questo caso sì, dall'AI. Parlo di lavori delegabili, non di certo la conduzione dell'intera società. Bene, per il 90% delle attività aziendali la risposta è no, non serve un'intelligenza artificiale super intelligente. Tutta quella roba lì ultra avanzata serve per fare analisi e sviluppo e per fare veramente ricerca, per progredire come esseri umani. Cioè, quello è tutto un altro campo, un campo che però in genere brucia soldi, non li crea. Quindi da investitori tendenzialmente si investe in qualcosa da cui possiamo vedere un ritorno, ed è qui che la Cina sta già vincendo, perché la Cina sta creando modelli uno dopo l'altro che sono nettamente competitivi e estremamente più economici. Come fa però la Cina a fare tutto questo? E in più spendendo 10 volte in meno rispetto a quello che fa l'America? Beh, utilizzano quella che si chiama la distillazione. Non addestrano un modello AI da zero come fa l'America, perché addestrare un modello AI da zero significa dargli tutto il sapere umano raccolto fino adesso in pasto, quindi consumare un sacco di energia, un sacco di programmazione, un sacco di nottate insonni per creare qualcosa che ovviamente economicamente anche costa, un qualcosa che è ultra super mega intelligente. Creare da zero. Bene, la Cina non vuole reinventare la ruota, vuole utilizzarla per trasformarla in un carro, un'auto. Quindi cosa fanno? Addestrano i loro modelli studiando le risposte di modelli che già esistono, come quelli americani. È un po' come copiare i compiti. Non ti costa un grandissimo sforzo perché il compito è già stato fatto. Tu devi solo copiarlo e da lì in poi lasciare che si addestri copiando quel compito lì. Quindi gli USA spendono $trilioni per creare modelli sempre più avanzati, la Cina utilizza quei modelli per addestrare le proprie AI, spendendo una frazione del costo e avendo risultati del tutto similari, chiaro, meno performanti, ma non così tanto meno performanti quanto invece il risparmio che riescono a portare. Quindi la Cina prende quei grossi modelli e li comprime in modelli più piccoli, più economici, più scalabili, e soprattutto la maggior parte di questi sono tecnicamente anche gratis, open source, cioè disponibili per chiunque. In pratica, ed è questo un paradosso, ogni dollaro USA che entra nel mondo AI è come se finanziasse direttamente la Cina, in modo totalmente gratuito. È letteralmente una donazione gratuita all'industria cinese che peraltro, e qui c'è un altro punto importante, la Cina utilizza veramente quei modelli AI, perché la Cina oggi è il polmone produttivo del mondo. Gli Stati Uniti non producono più praticamente nulla, producono pochissimo. Mentre in Cina quella AI che fregano, rubano, copiano, chiamalo come vuoi, ma dagli americani, quella AI viene utilizzata effettivamente nei processi industriali che vengono velocizzati e danno sì un boom al loro mercato. Beh, lato Stati Uniti quella AI viene distribuita nel mondo per le persone comuni, tecnicamente anche per le aziende, per carità, ma per una buona parte di persone retail come me e te che cerchiamo su Google chi ha vinto il mondiale, chi ha vinto qui, chi ha fatto quello. E con molta di quella roba AI va a servire questo tipo di utenti, che ci sta, ci sono anche loro. Ma quei costi valgono effettivamente la pena, almeno nel breve termine? Nel lungo termine sono convinto di sì, ma nel breve termine qualcosa non torna. E la cosa veramente assurda è che per la Cina è diventato quasi normale, quasi un'attività secondaria creare modelli. Esiste per esempio un modello che si chiama Longcat. Bene, nei benchmark che ti ho mostrato, Longcat compete
con i modelli di Google Gemini, per cui hanno investito un sacco di soldi. E batte anche le versioni precedenti di Anthropic. Certo, non le ultime, ma quelle precedenti sì, che erano già molto avanzate. Beh, ma sai chi l'ha costruito? Una società che si chiama Meituan. Non la conosci? Boh, neanche io la conoscevo. Che cosa fa Meituan? Beh, praticamente l'equivalente di Just Eat o Glovo che abbiamo noi qua, però di là. Spediscono cibo a domicilio. E nel tempo libero creano modelli AI che competono con Gemini e con Anthropic. E se lo possono fare loro. Quanto può valere veramente una società americana quotata? Come fa a valere 1.000 miliardi? È questo il problema. Ed è vero che queste società hanno distillato e hanno studiato a partire da quelle americane. Quindi qualcuno lo sforzo iniziale l'ha fatto. Certo, e l'ha fatto grazie ai soldi che sono entrati. Sono d'accordo. Ma da adesso in poi, tutta questa corsa che stiamo vivendo ora nel cercare il modello più intelligente in assoluto, tutta questa corsa qui, tecnicamente, siamo sicuri che debba bruciare veramente così tanto denaro? Visto che la Cina riesce a usare i modelli che già sono stati costruiti per creare delle effettivamente società competitor, ma nel tempo libero ai grossi modelli americani. Quindi, in altre parole, bisogna veramente bruciare tantissimi soldi come sta succedendo nell'AI e come ci dicono che va fatto nell'AI per ottenere risultati sensati? Arriviamo alla domanda. Quando scoppia la bolla? La bolla scoppierà quando le aziende smetteranno di spendere, giusto? Sì, giusto. Questo è quello che direbbe chiunque. Risposta sbagliata. E i dati storici ce lo dimostrano. Durante la bolla delle .com, il Nasdaq ha raggiunto un picco nel marzo del 2000. Ma le aziende che stavano costruendo i cavi in fibra ottica, cioè l'allora data center, se vogliamo, quindi l'infrastruttura base di allora, hanno continuato a spendere miliardi fino al 2001. Quindi nel 2000 il mercato è crollato, ma le spese sono continuate per tutto l'anno successivo prima di arrestarsi. Il mercato tendenzialmente non aspetta. Il mercato al primo segnale, alla prima puzza di fumo, esce. Non aspetta che stiamo spendendo meno in data center, allora usciamo. No, inizia a uscire al primo sentore, quando inizia a farsi qualche domanda, quando inizia a uscire qualche modello che costa molto meno e ti fa dire ma forse stiamo spendendo troppo? Forse siamo troppo euforici per quello che potrebbe essere questa tecnologia? Stiamo investendo effettivamente troppo? La stiamo prezzando troppo rispetto a quello che in effetti può nel breve termine essere? E Goldman Sachs lo dice apertamente. Oggi non si sta guardando all'AI più intelligente, ma quella che riesce a tagliare di più i costi. Paradossalmente il primo hyperscaler che riesce a tagliare di tanto i costi potenzialmente è quello che verrà premiato dal mercato, ma per fluire lì i soldi vuol dire che devono essere tolti da altre parti. È così che funziona una bolla. E un altro segnale importante a monitorare è quello del mercato obbligazionario. Perché i bond investor non ragionano su sogni e speranze, ma ragionano su una cosa sola, e quella cosa si chiama interessi. Mi pagheranno i miei interessi, sì o no? Quando iniziano ad avere paura, cosa fanno? Chiedono interessi più alti. Quando sono più tranquilli, si accontentano di interessi più bassi. Questa differenza di tasso si chiama spread creditizio. Oggi gli spread sono al 2,6%, cioè tra i livelli più bassi della storia mai registrati. Vuoi ridere? Bene, questi stessi livelli sono esattamente quelli che abbiamo visto nel 2007, poco prima della bolla immobiliare. I valori erano al 2,5% per esattezza. Bear Stearns era a qualche mese dal collasso. Il mercato immobiliare stava già cedendo sotto i piedi degli investitori, eppure il mercato obbligazionario ancora dormiva tranquillo, non chiedeva tassi più alti, era relativamente tranquillo, non sapeva a che cosa stesse andando incontro. Questo vuol dire che i bond investor possono sbagliare, l'hanno già fatto. Perché te lo sto dicendo? Perché molti mi hanno scritto ma i bond sono ancora con i crediti bassi e bla 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 bla. Guarda la storia, questa è la mia risposta. E infine non si può parlare di bolla senza citare Michael Burry. E lo so cosa dici adesso? Ma quello è un pirla, quello non capisce niente. Quello a forza di dire crolla, 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 prima o poi ci azzecca. Hai ragione, hai perfettamente ragione. A forza di dire crolla, 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 prima o poi ci azzecca. Ma c'è un piccolo appunto che voglio fare. L'uomo che ha previsto la bolla del 2008 oggi sta gridando nuovamente la bolla I. Ed è vero che ne azzecca una ogni 8.000 bolle, che paventa, che grida lì così ai 420. D'accordo? Però una persona intelligente non si focalizza sul messaggero, ma sul messaggio. Cioè guarda che cosa mostra e poi capisce con la sua testa se ha senso o meno quello che sta riportando, confrontando con tutta un'altra serie di documenti, di voci diverse, di campane diverse. E comunque, per tutti quelli che dicono che è un chiacchierone, un cialtrone, un coglione, tutto quello che vogliamo, tecnicamente io mi faccio, nonostante riconosco che abbia sbagliato e continuerà a sbagliare un sacco di volte, però mi faccio una bella doccia di umiltà e dico, ok, ma questa persona comunque ha capacità, comunque conosce e ha quantomeno consapevolezza di quello che sta facendo e sa masticare questi dati. Inoltre, gestiva un gruppo da miliardi e miliardi di dollari.
Quindi tu, che arrivi dicendo quello è un coglione non capisce niente, con i tuoi a malapena 1.000 euro investiti su un S&P 500 del cazzo, che voce in capitolo hai per dire che quello è un coglione? Aperta e chiusa parentesi. Piccolo sfogo, però è importante tante volte farsi una doccia di umiltà e capire chi c'è dall'altra parte, aprire le orecchie, più che vedere la persona, capire che cosa ci sta dicendo. E i dati che ci sta dando oggi sono, secondo me, dati interessantissimi, indipendentemente che la bolla esploda o meno, sono dati interessanti. E quindi guarda questi grafici qua, perché è comparso postando delle immagini, non ha scritto una parola, non ha detto assolutamente nulla, ha solo lasciato lì delle immagini. Grafico 1. Le azioni dei produttori di chip sono ai massimi di valutazione degli ultimi 15 anni. Lo stesso livello che avevamo raggiunto appena prima della correzione del 2024. Cioè il mercato oggi sta apprezzando come se il trilione fosse già stato guadagnato, ma non è così. Grafico 2, eccolo qua. Dall'anno scorso, come puoi vedere, ci sono 3 gruppi di azioni AI. Le linee grigie e bianche, che salgono al più 200%, sono i vincitori. Cioè chi vende i chip e chi vende l'equipaggiamento. In altre parole, chi vende le pale in questa nuova febbre dell'oro. Poi la linea arancione, quindi quella piatta là in basso sul fondo, sono quelli che si chiamano gli hyperscaler. Microsoft, Google, Amazon, Meta. Cioè quelli che oggi stanno spendendo $trillion, stanno investendo massicciamente sull'AI. E il mercato sta premiando chi incassa e ignorando totalmente chi sta investendo, o comunque ignorando in parte chi sta investendo. È un po' come dire che non crede che chi sta investendo oggi recupererà quei soldi investiti. Questa è una cosa molto importante. Stanno investendo maggiormente in chi produce, quindi nei venditori di pale per questa febbre dell'oro, e non in chi sta effettivamente investendo per crescere nell'ambito AI. Quindi chi sta sviluppando sull'AI. Investono prevalentemente sulle risorse. Quindi c'è effettivamente fiducia? Grafico 3, il prezzo dei token, questo qui, cioè il prezzo dell'AI stessa. Come puoi vedere è sceso di quasi il 20% dai massimi di maggio. Perché il prezzo dell'AI dovrebbe scendere? Proprio nel mezzo della più grande espansione della storia dell'AI? Perché non aumenta invece che diminuire? Beh, Bloomberg ci dice che la domanda si sta spostando verso modelli più economici. Questa è la teoria cinese di cui abbiamo parlato, che sta letteralmente mostrando la sua impronta economica con dati reali. Allora, cosa dobbiamo portarci a casa da questo video? 1. La bolla AI non scoppierà perché le aziende smettono di spendere, ma scoppierà quando la maggior parte di persone smetterà di credere a quella storia su cui hanno investito. E quella storia oggi ha 3 crepe. 1. Nessuno si fida pienamente dell'AI perché tante volte spara cazzate. Il modello di business non è così scalabile come quello dei software. La Cina ha trovato il modo di offrire l'80% della qualità al 10% del costo. E non ti fidi neanche di dare le tue informazioni all'AI perché le riutilizza, le puoi reimpacchettare per crearti potenzialmente un competitor. 2. I segnali da monitorare. Il primo, gli hyperscaler che vanno a tagliare il capex, cioè vanno a tagliare quanto stanno dando, quanto stanno investendo sull'AI. Andando a ridurre pesantemente, lanceranno un messaggio molto chiaro. Finisce la fase di espansione e inizia quella di consolidamento, indipendentemente da quanto si sia investito. Ed è lì che generalmente il mercato si fa la sua bella doccia fredda, dicendo «Ah, cazzo». 2. Lo stop all'emissione di debito per i data center. Ancora una volta, rallentamento. 3. L'eventuale apertura degli spread creditizi, quindi iniziano a salire gli spread creditizi che abbiamo visto poco fa, quindi gli interessi che vengono richiesti, e ancora una volta significa rallentamento, calo di fiducia. Questi sono i 3 elementi che devi guardare per sapere quando la bolla AI effettivamente si sgonfierà o esploderà. E non sono eventi così lontani, perché tecnicamente sono già in corso. 3. Punto cruciale, tutto quello che ti ho mostrato non significa che devi uscire da tutti gli investimenti perché domani il mercato crolla e sarà la fine del mondo. Significa solo che devi capire su cosa sta scommettendo il tuo portafoglio. Non andare a muzzo, non andare a caso, vai con logica e consapevolezza. Se hai fondi indicizzati sull'S&P 500, sai che stai scommettendo su tutta questa storia qui. Sapere che quella storia potrebbe cambiare e come potrebbe cambiare non è pessimismo, non è essere l'uccello del malaugurio come molti probabilmente scriveranno, ma è essere informati e consapevoli. Le bolle non finiscono quando la realtà cambia, ma finiscono quando abbastanza persone smettono di ignorare quella realtà e iniziano invece a comprenderla, iniziano a muoversi di conseguenza. Ed è questo quello a cui stiamo andando incontro. Questi sono i dati. Ognuno poi tragga le sue conclusioni. Ti ringrazio per essere stato qui con me, lascia like e iscriviti al canale se vuoi ricevere altre analisi come questa. Siamo stati un po' lunghetti, però era molto importante andare a sottolineare tutti i dati essenziali affinché tu possa poi trarre le tue conclusioni e fare le tue ricerche, cosa che io invito sempre a fare. Non fidarti di me, un tizio a caso su YouTube, ma fai le tue ricerche. Ti lascio anche questi 2 video qua. Uno è quello che ti ho nominato all'inizio di questo video, in cui ti ho mostrato altri dati importanti che dovresti conoscere sull'AI, e il secondo, questo qui, in cui ti mostro anche un'altra corsa, un'altra guerra in corso attualmente tra Cina e USA. E sto parlando della guerra per l'oro. Qua sotto infine ti lascio la mia newsletter gratuita. È uno strumento più diretto con cui comunico e tramite cui ti arriva sostanzialmente una mia analisi completa ogni settimana direttamente sulla tua email. Niente spam, niente stronzate, solo roba che serve, è tutto totalmente gratuito. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.